Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera, ragazzi, vi farò un pane che si fa in un'ora. Facilissimo Pane in un'ora. pane in un'ora. Facilissimo e senza lievito. Quindi era perfetto, diciamo, un paio d'anni fa quando non si trovava il lievito. Però purtroppo non mi è venuto in mente di farlo e quindi perdonatemi. Allora, vi dico subito gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 2 cucchiai di succo di limone, 130 ml di latte intero, 130 ml di yogurt greco al 0%, oppure va bene anche quello al 5, al 2, basta che comunque sia uno yogurt senza zucchero, ok? Un cucchiaino raso di sale, 2 cucchiaini rasi di bicarbonato e 350 grammi di farina. Io uso posso dirlo, no? La nuvola Caputo, che è fantastica per le lievitazioni. Ma questo non ha bisogno neanche di lievitazione, ragazzi, quindi l'unica cosa che dovete Possiamo fare... utilizzare anche la farina 00? Assolutamente sì, farina 00, anche mista con l'integrale. Se volete potete anche aggiungere dei semi di sesamo, semi di finocchio, solamente magari sulla sommità del pane o anche nell'interno, quindi vedete voi, d'accordo? Andiamo ad iniziare. Dobbiamo come primo step formare il latticello, quindi uniamo lo yogurt, non tutto perché questo sono 150 ml, quindi prendo un cucchiaio, uniamo lo yogurt al latte. Sono proprio curioso di scoprire questo pane. Ecco, tanto così, tanto questo sarà poi la mia colazione. Col miele e le noci è buonissimo. Prendo la mini frustina, questo lo togliamo, e vado a mettere 2 cucchiai di succo di limone, più o meno è mezzo limone, ok. Vado a sciogliere bene lo yogurt dentro al latte e al limone e formo una sorta di latticello, che poi è quello che serve anche per fare la red velvet. Buona anche la red velvet. Sì, ecco qua, sciolto per bene, lo lasciamo così per 10 minuti e ci rivediamo tra 10 minuti. Allora, sono passati 10 minuti. Il nostro latticello è pronto, io l'ho coperto per sicurezza, però potete tranquillamente non coprirlo. E adesso andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti dentro la nostra ciotola. Mettiamo il latticello, mettiamo il bicarbonato e mettiamo il sale. Mescoliamo fino a che non diventa un impasto bello sodo. Prima con la paletta e poi un pochino con le mani, ma pochissimo. Questo pane è facilissimo da fare e per chi ha problemi con il lievito è perfetto. Per chi non lo sa, parecchie persone hanno problemi con il lievito di birra, per esempio io, perché dentro c'è il nickel, e quindi chi ha problemi con il nickel, ecco qua, abbiamo il pane fatto apposta. Nel caso in cui dovesse risultare un pochino troppo duro, aggiungete un goccino di latte o un altro pochino di yogurt
Io sono tanto curioso di vedere il risultato finale. C'è pochissimo, ecco, c'è pochissimo lavoro da fare per questo pane. Voi intanto preparate, accendete il forno al massimo a 250 gradi, togliete la gratella, o meglio mettetela in alto, perché come i primi 10 minuti va cotto proprio nella base del forno. Un attimo che lavo le mani e poi continuerò a impastarlo un pochino, un secondo. Eccoci qua, scusate, ma quando io sento le mani impiastrate non ce la posso fare. Dicevo, lo dovete proprio impastare per pochi minuti, non serve diciamo impastarlo per molto tempo. Va bene anche per chi non ha la planetaria. Esatto. Adesso lo appiattite un pochino in questo modo, risulterà appiccicoso e così deve essere. E lo mettiamo in uno stampo da circa 22 cm. Questa è la consistenza giusta. Rilavo le mani e ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua. Allora, con un coltello bagnato andiamo a formare la classica croce. Ecco qua. Intanto il forno è già a temperatura. Io metterò un pochino di semi di sesamo, ma così per bellezza, più che altro, ok? I primi 10 minuti a 250 gradi sulla parte bassa, poi gli altri 10 minuti a 220 gradi nella parte di mezzo del forno e poi un'altra decina di minuti a 180 gradi sempre nella parte di mezzo del forno. Forno statico, già a temperatura. A dopo. Ma che carino! Eh sì, avete visto? Comunque è lievitato. Ovviamente l'impasto era molto molto poco, perché comunque è un pane talmente veloce che si fa per una cena, ok? Questo era il pane classico che è stato scoperto nel 1800, quando è stato scoperto l'utilizzo del bicarbonato, ok? Quindi io adesso andrò a tagliarlo, ragazzi, ma è bollente, però voglio farvi vedere Com'è dentro? com'è dentro. Vai. Vado, sentite? Ma dentro è morbido. Ovviamente non dovevo tagliarlo da bollente e quindi sembra un po' crudo, ma non lo è, vi posso assicurare, è molto asciutto. Ragazzi, Va bene? spero vi sia piaciuta la ricetta. Intanto vi assaggio. Ah, La volevo io. no? Ci vediamo alla prossima ricetta. È buonissimo, c'è una crosta veramente croccante. Ciao a tutti. Ciao! Ecco ragazzi, vedete, appena tagliato, appena tolto dal forno, ovviamente sembrava ammassato, invece non è assolutamente così. Guardate, sofficissimo con la crosta croccante, e poi io vi posso assicurare che il sapore è fantastico. Lo potete fare, ecco, per esempio avete ospiti all'improvviso? Perfetto, in un'ora, se avete un po' di yogurt, un po' di latte, un limone e un po' di farina, fate un pane eccezionale. Ciao a tutti. Ciao!